I heard a noise in the hall. Let's check it out. Io non voglio i visitatori. Basta visitatori, vi sto odiando. Non posso più tergiversare. Andiamo a vedere chi c'è. Salve. E tu chi sei? Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Da dietro infatti mi sembravi tu John, però speravo di sbagliarmi. Invito di Vogel, caro signor Holmes, l'aspetto alla villa di Kurt Manchios, in Turquoise Hélène, di fronte all'abbazia di Cordona, nel nord di Grand Sarai. La prego di venire, se non ne ha voglia venga lo stesso. Sarò sempre suo amico. Te prendesse in gorbo, se non ne ho voglia devo venire lo stesso, ma se non ne ho voglia non ci Per vengo. forza, no, devi venire per forza. Ah, simpatico. Yes, le ho mandato l'abito appropriato per questo posto per evitare inutili complicazioni. Spero le stia bene. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Agnello sacrificale. Bella. Agnello tuttia. Dobbiamo andarci, vero? Sì. Ci vuoi andare? Dobbiamo andare alla villa di Kurt Manchios in Turquoise Hélène, di fronte all'abbazia di Cordona, nel nord di Gran Sarai. Cioè, dovevamo arrivare qua. Guarda che cazzo d'esempio. Vestiamoci come si deve. Una normale maschera per persone normali. Se lo dici tu che è per persone normali, cioè io non ci vedo niente di normale, però va bene. Welcome to the Manchios Mansion. Villa Mansions. Fantastico, no? Veramente, Ma se entravo senza la maschera, che succede? Riusciamo a non correre? Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Va bene, mi godrò l'evento, che ti devo dire? Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Ma certe cose sono legali da far vedere? Direi di sì. Ok. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Sì, ti do una mano a trovare le informazioni sull'elite di Cordona. Ti preoccupare. Jonh mi ha chiesto di cercare informazioni da usare per scrivere un articolo che riveli la verità sull'elite di Cordona. Ora dobbiamo trovare qualcuno con cui parlare, però io voglio solo trovare informazioni. Ah, I know the perfect girl for you. Jonh, ti stai divertendo? No, così, Manchios had to enforce the masks after the scandal. Scopri lo scandalo alla festa.
Allora, qualcuno stava male, no. Troppo povero per partecipare. Marito infedele. Troppo brutto senza maschera. Scommessa persa, no. Duchessa offesa. Prete non invitato. Licenziato dopo l'incidente. Crisi... No! Sì. Un libro giallo. La gente mi ha raccontato di uno scandalo successo durante una delle precedenti feste. Il vice governatore Caudin è stato trovato dalla sua futura moglie, una duchessa prussiana, in compagnia di giovani uomini. Oh, sebbene il matrimonio fosse combinato, i sentimenti della duchessa erano reali. L'incidente ha scatenato una crisi politica tra Cordone e la Prussia. Sebbene ci fossero solo poche note di protesta, il governatore ha licenziato il suo vice. That's what I like Cazzo, about che this figura di party. merda. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Ma di che cazzo vuoi tu che stai lì così appanzottato? Look, I'm an outlaw. Sono fuori legge. Io più fuori legge di te. Sherlock, friend, I wasn't sure you'd come. Cazzo, dimmi che non ho sbagliato. Non guardarmi male. Anna, I see you No, non ti are guardo. yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Sarebbe avventato. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Preferisco prenderla per studiarla, If sono this curiosa. solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key.
It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Let Fabio speak for himself. Mi interessa trovare altri pettegolezzi. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Go is it a guess? Oh, there's beauties. Manchios is the best, as always. Do not distract me. It's not easy to play blindfolded. Ready for the big whirlwind? Danny is around. You know what was here before Manchios' family bought it. Scopriamo chi c'era prima della famiglia Manchios. No. No. Sì. No. Sì. Casa degli antenati abbiamo detto di no. Asta. Scomparsa misteriosa. Un libro giallo. Prima della famiglia di Manchios, la villa era di proprietà di un architetto occultista. Ha dedicato la sua vita a cercare di condurre un potente rituale dal tomo dimenticato, ma i normali cerchi magici si sono rivelati troppo deboli per questo scopo. Ecco perché ha costruito questa villa. Un occhio attento potrebbe notare che le sue forme corrispondono a certi simboli magici e alcuni muri hanno delle cavità. Un giorno l'architetto è semplicemente scomparso, una macchia di cenere sul pavimento, era tutto ciò che ne restava. Forse ha avuto successo nella sua impresa. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Che cool. Dovrebbe aver ottenuto un trofeo. Dovrebbe essere ultime notizie, perché ho ottenuto tutti... Questo è il mio Sherry, mi ha aiutato a ripulire l'isola e ho scritto un articolo che potrebbe fare la differenza se avessi un editore. Fammi leggere, fammi Chi non lo vorrebbe un editore? Avete notato che i maiali si trovano sempre sporchi nel fango? Lo stesso si può dire di alcuni membri dell'elite di Cordona, trovati nella villa dei Manchios. La creme della società ha sete di lussuria, cose sporche e azioni nefaste. Funzionari perversi e corrotti preferiscono risolvere i problemi politici dietro le tende di velluto nella casa. Coden. Il vicegovernatore, per esempio, i suoi problemi matrimoniali hanno fatto crollare gli affari internazionali con la Prussia. Dove pensate che sia successo? Ad una festa del signor Kurt Manchios. Per non parlare del fatto che questi atti vengono perpetrati in una villa che un tempo apparteneva a un architetto impazzito, un luogo in cui ogni forma e angolo ha un significato occulto. L'elite di Cordona si sente certamente al proprio posto di dentro. Questo è un breve riassunto di una singola serata, ma sono sicuro che ci sia dell'altro da scoprire. Comunque il mio lavoro non influirà sulla gestione del mio giornale. Jonh, il giornalista. La chiave della stanza dell'altare della villa Manchios. Vogel mi ha dato una chiave in modo che potessi parlare con qualcuno di nome Fabio nella stanza dell'altare. Curtains do not guarantee privacy. And you still I'm need coming, a crab, Sherry. despite being Just ethereal. give me another second. E anche questa è fatta. I need a rest from my insatiable wife. Wow, insaziabile di sua moglie. Quanti libri? Wow. One of these books must open a secret passage. I know it. Va bene, basta che ne sei convinto tu. Codex Orchis.
Why does this occult book sound like a flower? Non farti domande su questo. Ah, faccia del lusso sfrenato. Ole. My God. Was he here this whole time? Fantastico. Giustizia per Fabio. Questo sì. Abbiamo un bellissimo. Un giovane giace nella stanza dell'altare con un pugnale rituale conficcato nel petto. È Fabio. Troviamo gli indizi, va. Bello comunque tutta sta The fontana. herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Bellissimo tutto sto posto comunque. This elaborate box must be for the ritual dagger. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers Vita and la olive. vita. Che hai detto? Che vita la vita. Però hai visto che bel posto? The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This crude tattoo partially covers as slave branding. Ah, un marchio di schiavi. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. È tanto per bellezza, secondo me, sai, amico? The wound is deep. A precise strike reached the heart. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Era ancora vivo, perché si stava a stringere così. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Ma va? Dobbiamo parlare con Vogel, vedrai, eh? Sì, è stato disegnato sullo stomaco, la vittima probabilmente col suo stesso sangue. È magistralmente forgiato e pesante e sbilanciato, ma affilato. L'impugnatura è d'oro. Sul manico c'è una macchia di sangue. Palazzo mentale. Circostanza della morte di Fabio. Fabio ha un pugnale rituale d'oro nel petto, un marchio sulla pancia e ci sono simboli disegnati con il sangue del muro. Questi andavano insieme per forza. Fabio è stato sacrificato sull'altare durante un rituale occulto. Prima di tutto andiamo a vedere altrove. Camerino. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For Il mio my Fabio Fabio. Manchios. Manchios. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Non mi vedo nel vetro, nello specchio, che schifo. Voi giochi next gen fanno vedere i riflessi nello specchio.
F. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Mhm. This is a different ritual. Descrizione di un rituale. Ho trovato la descrizione di una sorta di rituale con un'osservazione scritta dice: leggete e provate questo rituale. Manchios. La donna nuda giace sull'altare su un letto di fiori, a simboleggiare Madre Gaia. Colui che guida il rituale olia il corpo della donna per risvegliare la sua fertilità interiore. I partecipanti dovrebbero pregare in questo momento e chiamare l'uomo che può compiacere Madre Gaia. Quindi l'uomo che impersonerà il principe della vita arriva e consuma un rapporto sessuale con lei. Mei coglioni. No, va benissimo, tranquilli, se tutto leggete in questo gioco. Messaggio di Manchios: non ignorare gli ospiti, Matista, e smettila di annoiarli. Non vogliono sentire le tue sciocchezze, vogliono sentire quanto sono belli e quanto tu puoi essere generosa nei loro confronti. Sei qui per compiacere e celebrare la vita. Ricorda, ogni ospite ha pagato molto per stare con te. Manchios. Ah beh, ma hai capito? Prostituzione. Esatto. E istigazione alla prostituzione. Ha detto qualcosa? Non ho letto neanche quello che ha detto. A useful tool for a disguise arsenal. Questa stanza contiene varie decorazioni, costumi e set di scena. Fabio ha ricevuto il regalo dei costosi gemelli da Manchios. La chiave di Fabio è ancora sul tavolo. Il tavolo di Matista aveva un messaggio e la descrizione di un rituale inviati da Manchios. Saggio di Manchios. Sì, ok. Della morte di Fabio, nessuno ha preso la chiave di Fabio. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to Ci the sono gocce sides di of the sangue. drain. E fammi vedere. Identical to the robes the guests are wearing. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Vedi come si vede? Un'ombra. Sangue. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Jonh. What about a quick pillow fight? Ci sto. Quando cominciamo la guerra coi cuscini? Sono un'ombra perversa in questo mondo perverso. E perché mi fai vedere? No, un po' si vede. Sì, ma vedi al Cioè, contrario, se ti giri, guarda, io se dovrei ti si vede il vedermi, volto. dovrei vedermi al contrario, cioè manca di c'è uno specchio di là, no. Mi fa vedere la faccia quando la giro verso di me. Non è normale, gioco. Non sei normale. Ti ho visto, eh. C'è ancora un sigaro Enough acceso. cigars to burn down the entire mansion. Mhm. È un frustino.
Why don't people tidy up after themselves? C'è anche una bottiglia se è per questo. Ah, c'è pure del sangue. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. Torno subito, It Trini. didn't break only Sì. because it was unopened. An open wound spoiled the carpet. La descrizione del rituale. No, non è questo che vuoi. Qualcuno ha usato la brocca d'acqua di recente. Lo scarico dell'acqua presenta tracce di sangue appena lavato. Uno degli ospiti potrebbe aver... Da qui va benissimo. Ho fregato nel vecchio guardaroba del camerino. Ho trovato una veste macchiata di sangue. È il luogo dove gli ospiti possono fumare comodamente in privato. C'erano gocce di sangue sul tappeto, sul pavimento c'era una bottiglia di vino macchiata di sangue. Altre macchie. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Vogel. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Mazza. Senti un po'. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him.
He offered the pleasures of performance and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, Ma questo è essential. ancora vivo. It must not be stopped. Questo Yet non it è appears Fabio, that questo someone è did stop Vernel, it. il What pittore. about the naked woman? È ancora Do you know vivo. anything about her? Beh, perché doveva essere morto? Matista. She's one of No, Fabio's so che doveva morire o che era un too. cattivo. Che... No, haven't no, seen it no. today, actually. Lui è il fratello di, secondo me, lui è il fratello di... Giancarlo. No, del dottore, di Richard. Non muore, semplicemente si sta a divertire su The Sherlock. When you discovered the body, cattivo. was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later, only to find the lock was not blocked. Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their Mystique. masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. So, Sherry, do you have any ideas about C'è- the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Di già, allora frena. Nando, fammi fare il punto della situazione, ragazzi. Ma tu non l'hai mai vita. È stressante quando si mette a risolvere casi. Eh? La seconda intrattenitrice assunta per recitare nel rituale con Fabio era la sua compagna Matista. Vogel è stato inviato come ospite d'onore, la porta era chiusa la prima volta che Vogel ha cercato di entrare nella stanza per poter parlare con Fabio. Dopo un'ora Vogel ha tentato di aprirla di nuovo e questa volta nulla bloccava la serratura dall'interno, quindi è riuscito a entrare. Secondo Vogel, Fabio è un artista e un intrattenitore per ricchi ospiti. Matista è la compagna di Fabio e lavora con lui. Il signor Manchios è il proprietario della villa e l'organizzatore delle feste. Ora noi dobbiamo diventare pazzi. Ui! Pudding. Bene, ma non benissimo. Non lo so se la porto qui, eh. No, no. Non lo so, vediamo di là. Dai, torniamo da quest'altre parti. Signori, si incomincia dai retroscena. Ah no, qui però abbiamo... Abbiamo il finale, frena. Allora, Finale game. non so sicura. Secondo me è stata la bottiglia prima. Qui la bottiglia. Qui ci sono degli schizzi. Per me non è che è stato trascinato, è stato pugna. Potrebbe anche aver cercato però...
di difendersi, prendendo la bottiglia in mano, ma ha fallito miseramente. Per me lì la bottiglia. Tu pensi che si sia trascinato, eh? Però sì, la mano dovrebbe essere così, perché in quell'altro modo il pollice sarebbe di là. Qui non ci dà possibilità. Dovrebbe... Per me potrebbe essere andata così. Però gli schizzi di sangue è strano, perché significherebbe che l'ha pugnalato prima. No, se l'avrebbe pugnalato si sarebbe difeso. Sto parlando con Jonh. Jonh, allora, cerchiamo di non fare cazzate stavolta, eh. Allora, qui c'è uno che si lava. Per me è così. Forse sto sbagliando qualcosa. Ma sicuro come la morte. Ma sicuro, ci gioco la mano che sto sbagliando qualcosa, però ci proviamo. Vediamo, convalidiamola. Non me la fa convalidare? C'è qualcosa mi son persa? Qua, ecco. No, già The bottle azzeccato. was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Woohoo! Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Il amatò. Allora, qui circostanze della morte di Fabio. Fabio è stato ha un pugnale rituale. No. Senti, io comincio a coordinarle insieme a cazzo de cane. Ecco, infatti. Fabio è stato ucciso durante un rituale. Il rituale era una copertura, il rituale era una messa in scena, una copertura per il vero movente dell'omicidio. Bella domanda. Ma non ci sono più le altre vecchie indizi. L'assassino aveva la chiave con cui ha chiuso la stanza dell'altare. Taccuino. È chiaro che l'assassino avesse una chiave. Se scopro chi era in possesso di una chiave per la stanza dell'altare, ritorno alla ricerca dei sospetti. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios.
He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Ma io volevo I parlare know you can ancora. untangle this mess. Kurt Manchios dovrebbe sapere chi aveva la chiave della stanza dell'altare Vogel. Mi ha detto di averlo visto nel salone. L'uomo indossa una maschera con stelle dorate ed è molto probabilmente ancora nervoso dopo la scoperta del morto. Questo è il mio share, mi ha aiutato a ripulire. Sì, va bene, quello sì, l'abbiamo letto. Può essere lui? Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Dovevo leggere I'd like to Fabio, speak vabbè. to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? E vai, il problema si sta Freeze, infettando. filth. You're under arrest. Cazzo, hanno fatto una redata. Ma chi è che ha chiamato la polizia? No, povero maggiordomo, questo muore così. Bello, hanno messo sta canzone comunque, eh. Perfetta canzone. C'è quello sopra il tavolo. Ma sporca così tutto. Che cazzo, lì ci si mangia. Oh, povero Sherlock, arrestato. Povero Sherlock. Look at you. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Conosceva mia madre? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Ah. Volevo sapere quell'altra cosa. Perché?
Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Ecco come inizia la verità sul I'm lavoro di glad we Sherlock. managed to get the scoop before the raid. Tu dici, mio caro? I can't go back to prison. Ah, perché già ci sei stato in prigione? Oddio. Ha detto. L'ha detto. Maresciallo, ci sono stato in prigione. Allora, solo una questione. Look, I found Werner. E dov'è? Sì, ma io non capisco dov'è Werner. Ah, sta laggiù. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Oh shit, no! E invece. Io non so che rispondere, cioè io non sono il tipo che ama mentire, anche perché non sono capace a mentire, cioè non sono proprio capace. Mi si legge in faccia che sto mentendo. Oddio, sono peggio dei disabili che non riescono a dire una bugia. No, sì. Non so se dire mentirei. Io ci provo. Prova. Faccio un casino, dai, proviamo a dire che mentirei. I suppose that in the pursuit of justice, if truth was ineffectual, then one must resort to other means to achieve the outcome. I would do it. Oh, Sherlock, that is sweet of you. Alas, if the police are after hard evidence, then I suppose neither truth nor lie would do. That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Sono riuscita ad arrivare fino a mo', che mi perdo adesso. What a bunch of losers. Oh, era qui. Era qui, scusate. Non so più capace. Oh, gliel'ho fatta, non mi dava la possibilità di prenderle. Rapporto numero 6260. In seguito alla segnalazione di un testimone del rituale satanico, che poi non era un rituale satanico, ma va benissimo, che affermava di aver trovato un corpo, è stata avviata una retata alla villa Manchios. Ha provocato l'arresto di più sospetti e il fuggi delle persone vestite in maschera, colti in atti di indecenza e comportamenti deviati. Il corpo della vittima è stato trovato disteso su un altare, con una ferita di pugnale al petto. Gli agenti hanno identificato la vittima, Fabio, 20 anni, mazza, più piccolo di me, intrattenitore e artista locale. Sospetti arrestati, V. Vogel. Aveva una lettera di natura offensiva in suo possesso che era stata scritta dalla vittima. Afferma di aver trovato lui il corpo, è famoso per la sua personalità eccentrica. S. Holmes aveva con sé l'arma del delitto.
Chissà perché tutti proprio incastrati bene. Un pugnale con il sangue della vittima e altri elementi di prova. È stato invitato da un altro sospettato, V. Vogel, presumibilmente per ostacolare le indagini ufficiali. Non è vero. Però, Kim Manchios, il proprietario della villa e organizzatore della festa satanica, ha pagato la vittima perché partecipasse al rituale. Aveva accesso alla scena del crimine. Matista, compagna di Fabio e partecipante al rituale, ha cercato di scappare, ha fatto resistenza all'arresto, possedeva un libro con la descrizione del rituale eseguito nella sala dell'altare. Alcuni degli ospiti sono temporaneamente trattenuti per ulteriori accertamenti. Hai capito? Mi fai prendere ste chiavi? Grazie, molto gentile, No, vabbè, molto gentile, se me le fai toccare. Grazie, molto gentile. Back on track to solve the case. Il portatore di questo biglietto ha il permesso di ispezionare tutte le prove sul caso N6260. Deposizione del testimone. Io, Santos Pinchetti, sono un testimone che denuncia un sospetto omicidio nella villa di Manchios a Gran Sarai. Era il maggiordomo. Che lurido. Io dico sempre che il La colpa è maggiordomo... del maggiordomo, La colpa tranne su Tomb Raider. Il maggiordomo è quello che finiva dentro il congelatore. Beh, lì era uno sporcaccione lui che era sempre. Vabbè. Durante i preparativi per la festa ho sentito forti rumori provenire dalla stanza con l'altare. Ho immediatamente pensato al sacrificio di un essere umano sotto la supervisione niente meno che di Kurt Manchios. C'era sangue sui muri, strani simboli e il morto aveva un pugnale conficcato nel cuore. Non appena ho compreso la situazione sono corso alla stazione di polizia per riferire quanto scoperto. La stazione ha risposto alla denuncia inviando una pattuglia a fare una retata, mentre il testimone lasciava la stazione e tornava a casa. Ma tu lurido. Bene, abbiamo trovato le indagini della polizia. Che la polizia mi ha arrestato durante la retata della villa di Manchios. L'agente Oswald mi ha liberato. Ha detto che troverà per me dei documenti relativi alla morte di mia madre in cambio del mio aiuto per la risoluzione di questo caso. Ho accettato. L'agente Oswald sarà nell'archivio durante la mia indagine. Ha lasciato tutte le prove del caso sul tavolo. Deposizione del testimone. Biglietto per le prove. Vogel agli arresti poiché è uno dei principali sospettati. In seguito alla segnalazione di un testimone e la chiave. Fabio ha ricevuto il regalo dei costosi gemelli da Manchios. Ora dobbiamo parlare di tante cose. Tante, troppe. L'assassino si è pulito. Pinchetti, che poi è il nome di un bar, dovrebbe essere arrestato e interrogato. Nella testimonianza ho omesso di dire di avere la chiave della stanza. Ma vai a dirglielo, no? Si è pulito. Santos è un sospettato, aveva la chiave per la stanza dell'altare, poteva entrare nella scena del crimine, questo lo rende il perfetto sospettato. Dovrei dire all'agente Oswald negli archivi di interrogarlo come sospettato. Posso aprire la cella? Frena? No, è solo della 5, frena. Solo la 5, però io gli vado a parlare a Santos un'altra. Archivi. Ma che sta facendo così senza niente? Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you.
Ma io volevo parlare You can ancora... question Mr. Pinchetti in the interrogation room. Volevo interrogare ancora qualcun altro. Cioè, ma questi stanno bevendo? Don't look at them. They'll serve us if necessary. Guarda lì! Stanno facendo più casino che altro. Dovrebbe... Da quanto in qua sei diventato così, Jonh? Da quanto in qua sei uscito? Lì. Va bene, non voglio saperlo. Che dici, mi cambio d'abito oppure lo interrogo in questo modo? Non so se Mi cambiarmi piace come è d'abito. uscito. Eh? Mi piace come è uscito sto Pikachu. Ottimo. Santos è stato arrestato, ok. No, io dicevo, se mi conveniva cambiarmi d'abito o rimanere vestito così. Però come vuoi. Non lo so manco io. Il principe delle tenebre. Va, lasciamo questo. Fornisci prove. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. I know you can untangle this mess. Ho chiesto poco di Santo Pinchetti, ma non ho idea di chi sia. Bene. Il maggiordomo. Perfetto. Ecco le chiavi, infatti. I recognize the key from the altar room among these. Anche. Testamento di nota di Kurt Manchios. Una piccola nota allegata al testamento dice: Santos, mia piccola sanguisuga, mi ha implorato di includerti nel mio testamento, così l'ho fatto. Ecco l'ultima versione del mio testamento. Il testo del testamento sotto la nota. Santos Pinchetti, il maggiordomo di Villa Manchios, riceve un barattolo di cera per baffi e una lampada di sale, in modo che ricordi sempre il suo il premuroso datore di lavoro, Kurt Manchios. Chi di lama ferisce, di lama perisce. Sembra giusto. Guarda come sta l'immobile Mr. spaventato. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Osserviamolo. Colorato più di una volta. Tessuto tinto. Si vede che si rovina facilmente, non gliene dà un altro. Riparato molte volte. Infatti si vede. Psoriasi o allergia. Pelle infiammata. Ha camminato sul sangue. Perfetto, ha difficoltà finanziarie, estremamente tirchio. Beh, scusami, la divisa te la dovrebbe dare il padrone di casa, non è che te la compri tu. Però, Santos Pinchetti è il maggiordomo della Villa Manchios. Nonostante sia impiegato nella posizione più alta tra i servitori, sembra essere povero. Il suo corpo mostra i sintomi della psoriasi. Il signor Pinchetti nasconde la sua pelle danneggiata sotto strati di trucco. L'abito del maggiordomo ha molti buchi che sono stati rattoppati o cuciti per far sembrare più nuovo il suo abito. Il signor Pinchetti lo ha tinto. Ha abbastanza soldi, ma se ne spende il meno possibile. Il trucco economico nasconde le imperfezioni sul suo corpo, nel tentativo di sembrare più moderno. Il signor Pinchetti ha tinto il suo abito di diverse occasioni per risparmiare ancora di più. Il maggiordomo sembra avere riparato personalmente vari buchi dell'abito. Io direi che ha difficoltà economiche.
Perché per chiedere di essere incluso dentro il testamento, vediamo che dice. You are the majordomo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Matista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests. Unlike Fabio, who could pick and choose. Don't expect me to know anything about it. I can't help you. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties. He paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Please let me out. Fantastico. Lei è? I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. È vero, ma almeno farà giustizia a Fabio, no? Ma hai i capelli di due colori o sbaglio? Sembrava che avessi i capelli di due colori. Ferite insanguinate, No. fatte di recente. È il gioco che è fatto male. Lo dirò sempre. Ma è anche lo share play che non vedi bene, eh? No, io lo vedo bene. Sì, io. Ah. Mo non so da te se si vede con due colori i capelli. No. Vedi? L'avrebbe fatto notare. Lo share play fa casino. Si fa da sola dei tatuaggi e sembra un tatuaggio privo di significato. Sono schiavi, vedi? Segno di bruciatura, marchiata con ferro rovente. Mamma mia. Allora, ti dico di girarti, grazie. Si mangia le unghie, nervosa. Anche il gioco non mi gioca bene.
Tagli vecchi in guarigione. Autoinflitti? Se è mancina, sì. Cicatrici da catene, vecchie appena visibili. Però la vedi, da me si vede a doppio colore. Matista si punisce per il suo passato dissociata dal suo corpo. Matista, l'intrattenitrice e compagna di Fabio, ha avuto una vita difficile. È stata marchiata e ridotta in schiavitù mentre era ancora una bambina. Quando era una schiava ha incontrato Fabio, per questo hanno un marchio simile. Le vecchie cicatrici sono il risultato della sua schiavitù. Durante l'adolescenza continua a essere perseguitata da queste esperienze traumatiche. Ha un genuino interesse per il misticismo e ha tatuato il suo corpo con simboli occulti. Matista cerca di superare il suo passato e la vita da intrattenitrice le sembra essere l'opportunità perfetta per lei per guadagnare soldi. Tatuaggio primitivo occulto. Dissociata dal suo corpo. Matista, l'intrattenitrice, compagna di Fabio, ha avuto continua a essere perseguitata da queste esperienze le vecchie cicatrici hanno il risultato della sua schiavitù durante l'adolescenza. Continua a essere perseguitata da queste esperienze traumatiche. Matista sembra essere pragmatica riguardo al suo corpo dopo anni di abusi. Si vende ogni ospiti che le fanno quello che vogliono. Non ha paura di oltrepassare il limite. Inoltre Matista marchia il suo corpo con dei tatuaggi. Oddio, non lo so quale dei due, Cioè, mi sfugge se è per il passato o se è dissociata dal corpo. Secondo me la seconda. Dissociata dal suo corpo? Mhm. Però da quello che ha detto, che quando io ho detto le facevo le condoglianze, ha detto sì, peccato che prima o poi anche il mio corpo farà la stessa fine. Può essere, A questo punto proviamoci. È una cazzata che non so se era mai se salvavo prima, però va bene. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. Quel rossetto non le sa dice per We managed to niente. get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. I know I can handle the news. Mi toccherebbe andare da lui. Sto tralasciando un uomo, infatti. Testamento a nota di Manchios. Matista è un ex schiavo, ha avuto una storia con Fabio in passato. Sia un maggiordomo, sembra essere povero. Il signor Pinchetti vuole ereditare la proprietà di Manchios. Crede che suo zio, il signor Manchios, non apprezzi il suo impegno e la sua dedizione. Infatti, più o meno. Vediamo che mi dice. Here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends Mi far visita a questo posto. Ah, mi è piaciuta. Salve. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained boors. Although I don't mind meeting young officers,
the new blood here? If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Cioè si alzano così a caso. Non l'ho capita, Fard si trucca. Amico, quanto sei brutto. Ah, vabbè. Puntini rossi. Irritazione da tintura? Scusa, fammeli vedere. Infatti è vero, è tutto mezzo rossiccio. Sapone sotto le unghie, mani lavate in fretta. Scarpe rosse. Pelle raffinata di qualità, estremamente costose. Nasconde la sua età, pignolo per la pulizia. Kurt Manchios è estremamente ricco, eccentrico e frivolo. È l'organizzatore delle feste per l'elite di Cordona e il proprietario della villa Manchios. Trascorre la sua vita in compagnia di persone altrettanto privilegiate. Tuttavia il signor Manchios desidera nascondere la sua vera età ai partecipanti più giovani delle sue feste. Si preoccupa dell'invecchiamento al punto che usa il trucco e la tintura per capelli, per sembrare più giovane. Pignolo per la pulizia. Tuttavia il suo essere socievole in questo modo lo ha reso cauto riguardo alla sua salute. Usa prodotti chimici e tinture per capelli per pulirsi e migliorarsi fino al punto di aver rovinato la sua pelle. Per me nasconde la sua età. Per lei, signor consulente? Pignolo. Pignolo? Dimmi il motivo per cui potrebbe sembrare pignolo. Dalla faccia. No, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Però comunque, sai qual è? Io non Fai vorrei... nascondere la sua età. Io non vorrei che però lui nasconda la sua età, perché le si sia lavato le mani, potrebbe essere anche lui l'assassino, You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. Infatti But still, sembra it shouldn't neanche be an issue for someone ventenne. of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties.
assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Oh. You'd better ask someone else. I've no idea about that. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. I've no idea about that. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Ma che infame. That's not something I know much about. I've no idea about that. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. I've no idea about that. That's not something I know much about. I've no idea about that. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Oh, finito. Stavo andando bene a chiacchierare. Estremamente ricco, eccentrico, amato nel mantiene il controllo. Ha fatto dei regali costosi a Fabio. Dice di aver regalato i gemelli a Fabio perché voleva esprimergli la sua gratitudine. Sì, ma io non capisco con chi ci devo parlare questo fatto. Nell'altra sala. Vogel resta a casa della lettera. Questo sia Fabio. Sangue sulle scarpe di Pinchetti. Non è questo. È informazione. Santos Pinchetti potrebbe aver involontariamente calpestato il sangue quando ha scoperto la scena del crimine.
di essere stata ferita dagli ospiti quando li intratteneva durante la festa. Dice di eseguire in fretta l'agente di polizia. Kurt Manchios si è preparato con cura per la depravazione della festa. Kurt Manchios ha confessato che provava dei sentimenti per Fabio. Matista è piena di lividi sul suo corpo a causa dei comportamento brutale degli ospiti alla festa. Manchios si è lavato dopo l'omicidio. Kurt Manchios si è ripulito dal sangue dopo l'omicidio di Fabio. Tanto poi facciamo tutto. Pinchetti lavora controvoglia per Kurt Manchios, sperando disperatamente di ottenere di Dan, ma non è servito. Tanto volevi, Che alla fine diventa questo. Ah, beh. Santos ha saltato una goccia di sangue. Santos Pinchetti non ha notato una macchia di sangue sul lato della sua scarpa mentre si puliva dopo l'omicidio. Oh, bene. Andiamo male in peggio. Peggio ancora, Matista è stata ferita dagli ospiti. Matista ha ferito Fabio ha ferito Matista. Sala fumatori, Fabio ha ferito Matista. Andiamo di male in peggio. Mi rimangono sti tre. Ci sono delle possibili e diverse deduzioni e io penso che le vedremo tutte, ma proprio tutte. Mi manca qualcosa. Trovato? Sì, ho capito cosa mi mancava perché io non ho capito a che serviva sto coso. Devo andare a prendere le prove giustamente perché non le faccio mai perché non ho un permesso. Uff, ho il permesso. Ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Grazie, molto gentile. Ecco, ora ho capito che mi mancava. Cazzo, per capirlo, Dio buono. Allora, con tutto il coso luminescente che non ci vedo niente. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Ma infatti. All the keys of the mansion on one golden ring. Seconda di una donna. Her key to the altar room. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Questo dovrebbe essere infatti il coso di Matista.
That's not for bedtime reading. This ex libris belongs to Manchios' library. Potere dell'amore, sangue mandragora. Oh, le La mandragore! mandragora. La polizia ha trovato questo libro di occultismo nella borsa di Matista durante l'arresto. Secondo l'etichetta il tomo è stato preso dalla collezione del signor Manchios. Contiene illustrazioni e descrizioni di un rituale simile a quello della scena del crimine. Prepara un corpo nudo di un uomo o di una donna morti di recente. Disegna simboli di Marte e Venere per aumentare il potere che possiedi, per usare la forza nella natura maschile e femminile. Trafiggi il suo cuore con un pugnale d'oro per liberarti del sangue che non ti ama. Disegna un simbolo che rappresenta il tuo amore in attesa della resurrezione. Recita l'incantesimo. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Io voglio arrestare il cattivo, ma qui se il cattivo è una donna mi dà fastidio, An emergency kit for boredom. Lettera di Fabio, la lettera che è stata trovata nella cassetta delle prove di Vogel. È impazzito, non riesco a controllare la sua gelosia, non con me. Comunque, per me è un rischio troppo grande ignorare questo tipo di comportamenti. Io non posso parlare e recitare con chiunque io scelga. Non sono come Matista, mi paga ma non mi ha comprato. Ovviamente mi terrò tutte le sue generose donazioni, anche se difficilmente compreranno la sua ultima terribile scenata. Me ne vado anche se Matista dovesse restare. Fabio. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. Ma, giù. La lettera, il potere dell'amore e il cosino aveva uno strano amuleto occulto in suo possesso. Secondo Santos Pinchetti e dal contenuto della lettera, la lettera potrebbe essere stata indirizzata a Kurt Manchios. La lettera trovata nella tasca di Vogel potrebbe essere stata per Kurt Manchios. Santos dice che Manchios faceva regali strani e costosi a Fabio nella lettera. Fabio menziona i regali che si terrà a causa del temperamento di qualcuno. Sembra che Fabio fosse arrabbiato e abbia scritto questa lettera per Manchios. Prima parlo con Vogel se mi dà possibilità. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Touché. Sta andando in tilt. Povero. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching.
Talk can be forgotten, and touching washed away. This book, The Power of Love, Blood, and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Vogel pensa sia possibile fosse per Manchios, non è in grado di spiegare come sia finita nella sua tasca. Matista concorda sul fatto che potrebbe essere stata per Manchios. Fabio voleva interrompere ogni legame con il signor Manchios, ma non è stato in grado di farlo per motivi finanziari. Volevo leggere prima questo. Matista afferma di usare l'occultismo per vari scopi. Dice di aver usato solo un po' di magia bianca su Fabio. Aveva un libro sull'occulto con la descrizione di un rituale simile a quello della scena del crimine, accenna all'uso della magia bianca per riportare indietro Fabio. Matista si fidava di occultismo. Forse ha eseguito il rituale. Potrebbe aver eseguito il rituale su Fabio per far rinascere in lui l'amore che prima provava per lei. Tutte e due sono sia cioè tutte e tre sono possibili, perché tutte e tre deboli per poter portare Fabio sull'altare, anche perché si stava reggendo. Fabio ha distrutto i sentimenti di Kurt Manchios. E ora andiamo a vedere cosa ci dirà il nostro Manchios con quella lettera. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Ho 3 sospettati e non sarà facile. A giudicare dalla relazione di Kurt Manchios non aveva dato il permesso a Matista di prenderlo. Manchios nega qualsiasi connessione con la lettera e afferma che Vogel l'ha presa da Fabio. Potrebbe essere stato il destinatario di una lettera di Fabio. Werner Vogel ha preso la lettera mentre era sotto l'effetto di varie sostanze e Kurt Manchios ha messo la lettera nella tasca di Werner Vogel per farlo apparire come un sospettato. Non voglio sapere ancora, frenate! C'è qualcosa ancora che devo fare. Fermati! I've nothing to say about this.
I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. You better ask me a question I know how to answer. I've nothing to say about this. I've nothing to Ci say about this. diverto. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. You better ask me a question I know how to answer. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. You better ask me a question I know how to answer. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. You better ask me a question I know how to answer. You better ask me a question I know how to answer. You better ask me a question I know how to answer. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Morirò ancora prima. Nel primo, l'assassina è Matista. Aveva paura della crescente popolarità e delle ambizioni di Fabio. Voleva tenerselo per sé il più a lungo possibile. In un ultimo tentativo, Matista ha condotto un rituale d'amore durante il quale ha ucciso Fabio. Un'anima angustiata, Matista ha avuto una vita tormentata, non conosce la differenza tra il bene e il male. Voleva che il suo amore Fabio rimanesse... non mi sono chiuso. Rimanesse con lei per sempre. Matista merita di essere curata e di superare il suo passato in un manicomio. Matista usa l'occultismo come mezzo per vendicare la sua vita triste. Ha pugnalato Fabio per tenerlo vicino a lei. Dovrebbe essere ritenuta responsabile delle sue azioni. Qualsiasi giudice le darebbe una condanna a morte senza esitazione. Assassina. È da un po' che non avevo tolto più la webcam perché non me ne sono più accorta che ce l'avevo attiva. Dico assassina e vado in bagno. Ma sono più di uno. Assassina. Perché... Assassina è Matista. Perché c'è questo, poi abbiamo... Ecco, abbiamo Pinchetti. Santos Pinchetti è l'assassino. Lavora per suo zio per anni nella speranza di ottenere la sua eredità. L'ostilità e le umiliazioni di Manchios hanno spinto Pinchetti a uccidere Fabio e incastrare suo zio. Condannare Manchios renderebbe Pinchetti l'unico erede legittimo. Vendicare l'ingiustizia. L'unico modo... che aveva Santos Pinchetti per farsi giustizia era sbarazzarsi del mostruoso zio. Pinchetti dovrebbe essere punito più duramente per il delitto, ma ha già sofferto abbastanza e merita un nuovo inizio dopo la prigione. È stata una vendetta a sangue freddo. Santos Pinchetti è impazzito. Dopo anni di mancanza di rispetto, ha escogitato un piano per sbarazzarsi di suo zio. La disperazione però non può giustificare l'omicidio. Pinchetti è pericoloso e ciò che si merita è l'impiccagione. Oddio. Cioè, potrei farle vedere tutte, Kurt Manchios è l'assassino. Per anni Fabio ha giocato con il cuore di Kurt Manchios e ha abusato del suo interesse verso di lui. Quando Manchios ha ricevuto l'ennesimo rifiuto, ha ucciso Fabio e messo in scena un rituale d'amore per evitare i sospetti. Kurt Manchios aveva il cuore spezzato ma non voleva uccidere Fabio. Il rituale improvvisato è stato un disperato tentativo di coprire il crimine. La prigione dovrebbe essere sufficiente, poiché la sua punizione più dura è la morte del suo amato. Kurt Manchios ha ucciso Fabio a sangue freddo. Ha inscenato il rituale per incolpare Matista, ha messo la lettera nella tasca di Vogel per evitare i sospetti. Manchios non ha considerato per la vita degli altri e merita di essere impiccato. Voglio farli tutti e tre, ma da quale comincio? Non lo so manco io. Bah, incominciamo da Kurt.
Però lo faccio che è un predatore sessuale per ora. Voglio fare anche l'altro, tanto ho salvato. Mi dispiace, signor Kurt. Oddio, non ci divertiamo. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Dovrei informare la gente delle mie scoperte. Probabilmente anche lui ha qualcosa da condividere con me. E fuori un'idea. Dovrò farla chissà quante volte. Era bellissimo. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable.
1. Non ho manco registrato, perfetto. Un bell'omicidio. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella villa dei Manchios scoprendo una festa di depravati e il corpo morto di uno degli uomini più belli e più amati di Cordona, Fabio. Il giovane Adone è stato trovato disteso su un altare del seminterrato, circondato da iscrizioni occulte disegnate col suo sangue. Diversi partecipanti alla festa sono stati arrestati e dopo ulteriori indagini la polizia ha stabilito che l'omicidio era il tentativo dell'assassino di nascondere la verità. Una fonte a conoscenza della situazione ci dice che il proprietario della casa, il signor Kurt Manchios, ha ucciso Fabio perché il giovane aveva respinto le sue proposte oscene. La condanna per un simile reato è la morte per impiccagione. Bene, noi andiamo qui, se non sbaglio. Crimine passionale. Vediamo questa volta. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave... We can very often deduce someone's life by their shoes, or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience. And soon, the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. Vai con il prossimo. Non è vero, finiamo questo. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. E vai anche con questo. Ora si ritorna. Ora si passa a Matista. Prima facciamo un assassino occultista. Vediamo cosa ci dice. Madonna, l'impiccagione. Volevo leggere, ma mi è venuto quello che ho letto prima. Matista, you killed Fabio during the ritual. What? No!
I could never. You knocked out Fabio with a bottle, you locked the door and placed him on the altar. You cast spells and pushed a blade between his ribs. The blood from his wound was used to draw symbols across his body and the room itself. You wanted to use your gift to resurrect him, but he failed to wake up. So you cleaned yourself up and left the room, realizing the full scale of what you'd done. That's just wrong. I didn't do it. You didn't see what happened. Then tell me, what did happen? I don't know. I wasn't there. You weren't either. Fabio was a rising star. Cordona already knew of him, and you were not as popular. Your duo was coming to an end. He would have left you, and you were afraid of that. Since you believe in your gift, you thought you could revive him after death. And that time, he would have stayed with you. That is not true. I was afraid of him leaving me, but I would never have hurt him. You were there when Fabio was killed. He fought for his life and inflicted those bruises on your body, but you knocked him out eventually. I was with the guests all the time. Manchios ordered me. Matista, you are a product of violence. You absorbed it in your childhood and have lived with it ever since. You know nothing of love, morality, or care. You are beyond any help. No judge would hesitate to hang you for what you did. If that's so, then I'm ready to leave my body and be finally free. It's you who will have to live with your disgraceful judgment. Cattiva per dire una cosa del genere. Dovrei informare la gente? Sì. Perché il palazzo mentale? Sì, ho fatto la scelta. I've cracked the case. It was Matista. All the evidence points to her. That peculiar girl? Not peculiar. A dangerous occultist. At some point, she would strike a dagger through the heart of her lover. Diabolical witch. I'll make sure we call for a priest to cleanse the interrogation room. You might retain the priest for her hanging. Order burning. To hell with her. My promotion is secured now at least. Ecco qua. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Ho preso di meno fermando Matista. Interessante. Invece questa volta facciamo un'anima angustiata. Nel manicomio. Cioè comunque è bellissimo il disegno. Potevate metterla che era un po' triste. Stava dietro le sbarre. No, va bene. Va benissimo. Andiamoci a parlare, va. Matista, you killed Fabio during the ritual. What? No! I could never. Fabio was a rising star. Cordona already knew of him, and you were not as popular. Your duo was coming to an end. He would have left you, and you were afraid of that. Since you believe in your gift, you thought you could revive him after death. And that time, he would have stayed with you. That is not true. I was afraid of him leaving me, but I would never have hurt him. You were there when Fabio was killed. He fought for his life and inflicted those bruises on your body, but you knocked him out eventually. I was with the guests all the time. Manchios ordered me. You knocked out Fabio with a bottle, you locked the door and placed him on the altar. You cast spells and pushed a blade between his ribs. The blood from his wound was used to draw symbols across his body and the room itself. You wanted to use your gift to resurrect him, but he failed to wake up. So you cleaned yourself up and left the room, realizing the full scale of what you'd done. That's just wrong. I didn't do it. You didn't see what happened. Then tell me, what did happen? I don't know. I wasn't there. You weren't either. I can see that life hasn't been kind to you. Since childhood, you have been used and abused. The guests at the Manchios mansion are not that different.
And even if you think you are in control, such a life takes a heavy toll regardless. The only good thing you had in your life was Fabio. You were so frightened of losing him that you killed him. I believe your only chance for a normal life is to receive medical help. Psychiatrists will help you. Others have always decided what my life should be. And you're no different, Mr. Holmes. That is your only option, Matista. I'm afraid you can't choose. Mi sa che non è molto contento il palazzo mentale, Sti cazzi. No, vabbè, io volevo fare tutte le scelte così per... Ma gliela famo! Per provarle tutte, per vedere i possibili conseguenze così tanto per... E i dialoghi. Vediamo un po' che cosa ci It was dice. Matista, Fabio's friend. All the evidence points to her. It is sadly the result of her traumatic past. She requires medical help. There can be no good in executing a person who has such an illness. She doesn't look sick to me. That's why the professionals should handle it. I suppose you're right. It's still good enough for my promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. E comunque ho avuto poco, perché non era quello giusto secondo il gioco. Mi piace il gioco, mi piace sempre di più. Questa volta vediamo Santos. È stata una vendetta a sangue freddo, vediamo che cosa ci dice. Poverino. Ci dà un piano per sbarazzarsi di suo zio. Povero uomo. I know who killed Fabio. So I'm free to go, sir? Quite the opposite. I think it was you, Mr. Pinchetti. That is not possible. Allow me to explain. You staged this decadent ritual so you would not be suspected. After a short fight, you knocked Fabio unconscious. You locked the door and dragged the body to the altar. You wanted to set up someone acquainted with this masquerade. I don't have the nerve to kill or stage a murder. I can't even leave my uncle's house. You wanted to be rid of your dear uncle. I myself barely know him and already find him intolerable. You've worked for him for years. Santos, do this. Santos, do that. He doesn't pay you. He doesn't recognize your work. He doesn't see you as family. But you thought that heritage might be yours. Instead, all you'll ever receive is mustache wax. It is painful to witness such a situation. I cannot imagine how it must be for you. So, you decided to frame your uncle. Put the blame for Fabio's murder on him. That way, the heritage is yours, and you are free of it. Half of what you say is true. I'm in pain. I have had a hard time with my uncle, but I'm not a murderer. I can't even stand up to my uncle. How could I have killed Fabio? He did nothing to me. He was a source of your troubles too, though. Especially since Mr. Manchios treated him like a... The blood on your shoe tells me that you were with Fabio. You stabbed him with the dagger while he was still alive. You drew a sigil on him. There was a great deal of blood. You needed to remove it. Blood is almost like glue. It sticks to everything, dries quickly, and is quite visible. But you know how to handle stains. You are Kurt Manchios's major domo. However, despite your best efforts, you missed a spot. It doesn't make sense, sir. I was never there. I am convinced there's a reasonable explanation. Your hate for Mr. Manchios was so strong you killed an innocent person. Your uncle did that to you. I could have understood that you wanted to see him gone. No one could tolerate that much humiliation. But you killed Fabio. You staged the ritual, tried to frame your uncle. But you killed Fabio. No, wait. I know it seems like I did it, but I didn't. Oh, enough. Save your prayers for the after. Ma quanto so cattiva. Vabbè, tranquillo, tanto di risparmio, anche perché non c'entri veramente un cazzo. Santos Pinchetti is our man, the coward nephew, filled with bitterness, turned to murder. I have all the evidence for you. That worm had the guts to kill. I'm impressed. Impressed?
He killed an innocent man who Che did him palle no sto harm Instagram che ci mette whatsoever. una vita a Che, caricare che, le che? To Insta charge story. his uncle. Instagram ci mette una vita a caricare le Insta A story. strong noose is what he Ultimamente should sì. get, I believe. Agreed. Mamma mia. That's an ending that would get me a fine promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere. Va benissimo. E anche questo l'abbiamo tolto. Vendicare l'ingiustizia. Poverino. Ha già sofferto. I know who killed Fabio. So I'm free to go, sir? Quite the opposite. I think it was you, Mr. Pinchetti. That is not possible. You staged this decadent ritual so you would not be suspected. You wanted to be rid of your dear uncle. I myself barely know. The blood on your shoe tells me that you were with Fabio. Your uncle is a cruel man. He used everyone around him to his advantage. I don't believe he even truly loved Fabio. You knew very little love, support, or care from him. You lost your mind, Santos. And innocent people were hurt. I can't allow you to go free, but I can try to help you. I can provide my findings to the police. Decadence and perversity might poison anyone around. I don't know what to say. I can't breathe. I need to go outside. Unfortunately, you can't. Poverino, quasi mi fa pena. Non so camminare, non so ottenere la visuale. Constable, Santos Pinchetti killed Fabio. The evidence is clear. Is that so? Huh. A man like him has actually grown a pair. He intended to set up his uncle for the inheritance. The old man had humiliated him for years in every possible way. Oh, what a bunch of degenerates. Well, as for Mr. Pinchetti, the evidence tells us that he was wronged and pushed to commit a crime to be rid of his uncle. I suggest that you help in easing his sentence. That's a sad story, all right. But at least it's good enough for my promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace. Addio. E anche lui è fatto. Psicologicamente proprio.